Quindi andando avanti iniziamo ad analizzare finalmente quello che è l'aspetto fotografico, quindi il triangolo dell'esposizione, e chiaramente all'interno di una ripresa fotografica dovrete settare le varie impostazioni, o meglio dovrete bloccare queste 4 impostazioni, quindi la messa a fuoco, il bilanciamento dei bianchi, l'esposizione e la sensibilità ISO. Diciamo che all'interno della fotogrammetria, della fotomodellazione, si considerano 4 nozioni fondamentali che controllano la qualità di una fotografia e che influenzano il cosiddetto triangolo esposizione, che sono queste 4 che vi ho appena elencato. Quindi vediamole nel particolare. Quindi innanzitutto in questa diapositiva ho preparato questo diagramma dove vi mostro un po' come è fatto il triangolo dell'esposizione. Quindi a sinistra vedete gli ISO, quindi che vanno da 100 a 6400 solitamente. Quindi fondamentalmente l'ISO ci aiuta a scattare delle fotografie in scarsità di illuminazione. Quindi quando io metto una ISO alta, in qualche modo mi trovo magari di notte a fotografare un oggetto, cosa che non dovrete mai fare a meno che non abbiate una illuminazione, messa a punto. Però in qualche modo sto dicendo all'apparecchio di utilizzare, una correzione artificiale, perché non ho illuminazione, quindi sto schiarendo l'immagine. Questa procedura, in qualche modo, però comporta un aumento del rumore dell'immagine. Invece se vi trovaste magari di giorno all'aperto, in un ambiente molto molto esposto, ad esempio in una cascata o in parchi naturalistici, insomma, solitamente si utilizza un ISO compreso tra 100 e 200 come valore. Infatti ad un ISO basso corrisponde una diminuzione del rumore dell'immagine. Solitamente, ad esempio, in un ambiente interno come uno studio si utilizzano valori compresi tra i 400 e gli 800, solitamente più sui 400. Vediamo invece cos'è l'apertura, quindi l'apertura del diaframma. Ad un diaframma più aperto corrisponde a una diminuzione della profondità di campo. Cos'è la profondità di campo? La profondità di campo è strettamente collegata a quella che è, la visione, la possiamo mettere in questo modo, nitida in tutta, l'estensione della fotografia. Quindi spesso se io posseggo un diaframma più aperto, solitamente vedo nitido solamente l'oggetto in primo piano, il soggetto che vado a rappresentare, e invece tutto lo sfondo lo vedo sfocato. Un po' come in questo caso, come i collegamenti che si fanno anche in videoconferenza, spesso si mette uno sfondo sfocato dietro l'interlocutore. Quindi quello solitamente corrisponde a quella che è una bassa profondità di campo. E nel nostro caso, nell'ambito fotogrammetrico, è altamente consigliabile utilizzare un'ottima profondità di campo, quindi ad un diaframma più chiuso, quindi ad esempio F16 o F22, insomma, corrisponde a un aumento della profondità di campo. Quindi questo aumento corrisponde a una foto molto più dettagliata e molto più nitida in ogni sua direzione. La velocità, questo è un altro parametro che viene chiamato comunemente nei manuali shutter speed, che è la velocità di scatto. Quindi praticamente questo parametro è strettamente legato anche alla luce che noi facciamo entrare. Quindi oltre all'apertura del diaframma, un altro elemento che si relaziona fortemente alla luce è la velocità di scatto. Quindi chiaramente più lo scatto sarà veloce, ad esempio 1 su 250, più avremo minori probabilità di ottenere un'immagine mossa. Più invece lo shutter speed sarà più lento, più avremo maggiori possibilità di ottenere un'immagine mossa. Quindi in qualche modo abbiamo più disturbo, alla nostra fotografia quando andremo a scattarla. Chiaramente foto scattate troppo lente ci produrranno grossi problemi, foto scattate molto veloci e in qualche caso una condizione ottimale, in altre un po' meno, cioè nel senso che non sempre fare degli scatti super veloci è la condizione migliore, insomma. Io consiglio sempre infatti di fare almeno una decina di fotografie nelle varie direzioni dove si intende girare, ad esempio col drone, per valutare le varie angolazioni che
che l'illuminazione necessaria nel peggiore dei casi sia quella sufficiente. Triangolo dell'esposizione, quindi abbiamo detto che esistono questi parametri che riguardano il triangolo dell'esposizione, di cui chiaramente fa parte anche l'esposizione. Quindi l'esposizione è necessaria per regolare la quantità di luce necessaria per raggiungere il sensore. Quindi la quantità dipende fondamentalmente da due elementi, l'apertura e la velocità di otturazione, che è quello che vi ho appena detto. Quindi maggiore è l'apertura del diaframma, maggiore sarà la quantità di luce che entra. Il tempo di esposizione alla luce del sensore è definito invece dalla velocità d'otturazione che si misura in frazioni di secondo. Qua vediamo un esempio di impostazione di una reflex. Io ad esempio ho questa, una Nikon D3002, un entry level che però ha qualità di un apparecchio professionale, con diciamo una correzione di obiettivi opportuni al caso. Infatti come vedrete, ad esempio qua in miniatura abbiamo una foto di una cascata e abbiamo chiaramente una differenza di messa a fuoco tra la prima e la seconda foto, e nel caso invece della fotografia di una margherita abbiamo nel primo caso una profondità di campo che è estremamente inadeguata perché riprende solamente il soggetto in primo piano, invece nel secondo caso tutta la foto è esattamente a fuoco, quindi è perfetta per l'ambito fotogrammetrico.